È difficile, è difficile. Nel nostro viaggio dall'Alaska all'Argentina, le storie che abbiamo ascoltato sono tantissime e ognuna ha contribuito a renderci un po' migliori di come eravamo appena partiti. E non è un caso che oggi mi trovi qui al Museo dell'Immigrazione di Buenos Aires, uno dei momenti più difficili della storia, ma al tempo stesso un esempio che riguardava soprattutto la nostra Italia, che scappava in massa dalle grandi guerre per trovare un futuro migliore. Questo era l'hotel dove venivano ricevuti i migranti appena arrivati con queste navi, dai principali porti del nostro paese. Navi che promettevano l'arrivo nell'altro emisfero in soli 10 giorni di viaggio. I migranti italiani venivano ricevuti qui e soggiornavano in questi letti in quarantena in attesa di essere registrati e di ottenere l'assegnazione di un pezzo di terra in Argentina. Era un momento storico in cui questo paese aveva bisogno di abitanti per essere sviluppato. Nei registri di accesso pubblico ho trovato più di 260 migranti con il mio cognome. Spesso i cognomi italiani venivano scritti erroneamente, magari con una consonante in più o in meno. I migranti arrivavano qui non sapendo lo spagnolo e quindi quando parli con i porteños, ovvero i cittadini di Buenos Aires, ti accorgi che c'è qualche termine dei nostri dialetti. Tutto questo per dire che da sempre l'uomo è abituato a spostarsi, che sia per trovare un futuro migliore o per conoscere nuovi modi di pensare, come nel nostro caso. Il viaggio fa parte dell'uomo e noi abbiamo la fortuna di poterlo vivere e raccontare. Buongiorno Buenos Aires! Che giornata anche oggi per vedere la capitale! Wow! Abbiamo passato una notte meravigliosa qui in questo parco a Puerto Madero e oggi faremo una visita a fondo della capitale partendo dal quartiere Boca. Questa mattina iniziamo con dolcezza, camminando abbiamo visto questa confitteria che è una pasticceria, panetteria, sembra molto buona perché c'è molta gente e sembra anche abbastanza storica, quindi adesso compreremo un po' di dolci. Carlo è già all'opera e entriamo, si sta già guardando intorno. Qui siamo entrati proprio nella cultura locale di Buenos Aires, cioè. Allora io prenderei una di questa qua, mamma mia. Qua è pieno di meringhe, a me fanno impazzire, quindi un paio di meringhe sicuramente. Ecco qua, direi che va bene, andiamo a pagare. Sì, del tomate, grazie. Ci sono anche le focaccine e quelle con la cipolla. Quante cose ci sono qua, mamma mia. Buonine, dai. È davvero incredibile la somiglianza all'Europa, in particolare alla Spagna e all'Italia, di questo quartiere Boca. Meringhe da passeggio buone? Buone, buone. Queste veramente buone, le pizzette un po' meno, però queste sono buone. Il chiosco sarebbe l'equivalente dei nostri tabacchi, no? Questo quartiere della città un tempo era il porto di Buenos Aires e da cui arrivavano tutti gli immigranti dall'Europa. Queste case sono così colorate perché arrivavano tantissimi materiali dall'Europa e quello che avanzava, ad esempio pitture eccetera, le usavano per dipingere le case, infatti sono molto molto colorate, adesso andremo a vederle meglio. E in questo quartiere ha giocato Maradona nel Boca Junior. Qui c'è lo stadio famosissimo e qui ci sono le maglie. Guardate tra gli sponsor, tra l'altro c'è la Parmalat e la Fiat, che sono praticamente italiane, esportate completamente in Argentina. C'è anche la Coppa del Mondo sul tavolo. Toda mi familia, mi padre, mi tío, mi cuñado, todos
hija de Italia. ¿De dónde? No sé. Mi suegra es Salerno. Ah, Mi marido también de Salerno. qué lindo. Las casas, viste, están todas pintadas de distintos colores, porque en el puerto de los barcos les sobraban latas. Ah, eso leí, sí, Viste sí. que la gente entonces iba y se las regalaba, por eso pintaban un pedazo de un color, otro pedazo. Ah, y aquí se quedaba mucho de otros países, como de Sí, Italia. sí, de... claro, venían la gente buena, los españoles y los italianos, nada más trabajar. E proprio in questo punto sono arrivati i primi italiani in Argentina da Genova. Qui a Boca approdavano le prime navi di quella che si è poi rivelata una delle emigrazioni più grandi della storia d'Italia. Buenas. Adesso stiamo andando a mangiare qualcosa in un mercato tipico di Buenos Aires. Grazie. Quanto è? Pizza Pirillo la consigliamo? Buonissima, veramente buona. Questa pizzeria storica che ha tutte le foto della squadra di calcio sponsorizzata, della famiglia che dall'Italia è venuta qui in Argentina, con tanto di bandierina fatta all'uncinetto. Praticamente si mangia la farinata con la focaccia insieme qui in Argentina. Si mangiano insieme, è incredibile. Proveggio. Io ne ho presa un'altra perché è spettacolare, buonissima. Meglio questa o quella di Genova? Vabbè, è una bella lotta. Mentre attenzione, io ho preso la rivoluzione, farinata più focaccia margherita, pizza margherita. Buona. Che bomba, spettacolo. Si potrebbe chiamare la farinaccia. Ecco la casa più stretta di Buenos Aires. È forse più stretta del nostro van. Ci stiamo facendo un giro nel quartiere Sant'Elmo qui a Buenos Aires. Purtroppo siamo arrivati già sazi nel mercato Sant'Elmo, un posto bellissimo dove pranzare in un ambiente che va indietro nel tempo e ricorda i vecchi mercati. Buongiorno Mafalda. Stai facendo la foto con Mafalda in persona qui a Buenos Aires? È un po' consumata, qua fanno un sacco di foto, è una VIP di Buenos Aires. A quanto pare Mafalda era proprio argentina, io non lo sapevo. Siamo a Piazza Italia. Non sappiamo bene perché ci siamo fermati qui, ovviamente il nome ci ha attratto e siamo diretti verso un quartiere super importante di Buenos Aires che si chiama Palermo. Tanto per cambiare. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda. Ma l'avete mai visto il teatro convertito in libreria? E adesso al posto del palco c'è un ristorante dove si può pranzare o cenare con la vista del teatro.
E i posti VIP adesso sono convertiti a sale di lettura con una vista sull'intero teatro. E durante la bellissima visita del quartiere Palermo, dove non vi nascondo che mi sono sentito proprio a casa, abbiamo incontrato Martín, argentino doc, che ha risposto a qualche mia curiosità sull'Argentina. Nosotros lo que tenemos es una historia absolutamente ligada a Europa, por la inmigración que llegó. O sea, lo que hoy es Argentina se conforma principalmente de españoles, italianos, franceses, Europa en general. Hubo básicamente 3 grandes procesos de inmigración europea. El primero que llega con los españoles, que son los que fundan la ciudad de Buenos Aires y muchas otras ciudades de lo que hoy es Argentina. Un segundo proceso que se conforma a fines del 1800 y principios del 1900, que es ahí donde viene una gran inmigración también italiana, francesa y continúa la española. Y después la que viene en la posguerra, ¿no? Vos caminás por las calles de Buenos Aires y sentís que estás a veces en París, otras veces en Madrid, otras veces en Roma, y entras a un bar y decís, uy, este es el que yo reconozco en mi barrio, en mi ciudad, ¿no? Entonces, yo no sé si es la nueva Europa. Lo que se conformó es una identidad multiétnica que aparte tiene también el aporte de, digamos, pueblos propios de acá, originarios. Sí nos parecemos mucho a los europeos, pero vos vas caminando por Buenos Aires y vas a ver distintos colores de tez, ¿no? De piel. Y eso, bueno, quizás sí es, podríamos decir, o fue como una nueva Europa, ya no lo es más. Fíjate vos, ¿no? Nosotros tenemos hoy el Papa, que es argentino. Sin embargo, nuestro país está atravesando el momento más alejado del catolicismo en toda su historia. ¿Cómo? ¿Tienen un Papa argentino? Y sí, digo, está en una transformación, como que nos hemos liberado. Y la otra es que los que más cerca se sienten de Europa son las clases altas de la Argentina. Todo lo que hacemos los argentinos, si no es con pasión, no es argentino. El fútbol, ¿no? La música, bueno, montones de otras cosas. Todas están ligadas a algo que es una tradición, el choripán. Esa es la comida callejera por excelencia en la Argentina. O sea, si vos vas a un recital de música, tenés puestos que te venden choripán. Si vas a una carrera de automovilismo, el puesto que te vende choripán. Vas caminando por distintos lugares de la ciudad, ahí donde vos parás, en la costanera y demás, está el choripán. Yo creo que esa es la que más representa a la Argentina. Il choripán, per capirci, è questo qui, ovvero un panino con il chorizo, una salsiccia abbastanza diversa dalla nostra. Il pane viene tostato ed è guarnito con una salsa tipica come il chimichurri. Ma quando chiedo a Martín quali sono le prime parole che gli vengono in mente per descrivere il suo paese, sentite che cosa mi dice. Pasión, dolor y esperanza. Pasión porque, por lo que te decía antes, todo lo tenemos que vivir con pasión, a veces exageradamente. Dolor porque no logramos, es como un adolescente que no logra levantar cabeza, que siempre alguna cagada se tiene que mandar. Y esperanza es porque nunca la vamos a perder. Creemos que del otro lado siempre hay algo que nos va a permitir salir de
E camminando per Buenos Aires abbiamo scoperto anche la casa di Papa Francesco. Eccola qui, dove c'è scritto ovviamente che ha vissuto nel suo periodo argentino. Questa è la sua casa, si può vedere da fuori. È una bella villetta, è tutta chiusa però nessuno abita dentro. È una casa prevalentemente in legno e c'è anche un bel pianoforte. Possiamo dire di aver parcheggiato davanti alla casa del Papa. E a pochi metri in questa piazza, qui esattamente giocava a calcetto con i suoi amici e hanno realizzato questo bassorilievo in suo onore, dove c'è scritto che inizia il suo pontificato nel 2013 e poi la frase: in questa piazza si riunivano i bambini del quartiere. E qui Mario Bergoglio correva passandosi la palla con i suoi amici fino a tardi. Devo dire che si è scelto un bellissimo quartiere, super tranquillo, in centro città e dove non c'è rumore. Ecco il simbolo dell'Automobile Club argentino, è uguale al nostro, incredibile. E anche il coro attrezzi sembra uguale, è proprio Italia, dai. Inoltre in Argentina c'è l'ACI italiano, però argentino, con lo stesso logo, gli stessi colori e anche gli stessi carri attrezzi. E anziché ACI si chiama ACA, ovvero Automobile Club Argentino. Non ci posso credere, c'è anche la Pasqualina come c'erano in Italia, ripiena di verdure e uovo. Fantastico questo posto. E anche l'empanadas originale non può mancare. Questa qua è ripiena di carne. Che spettacolo. Conduco Nirvan verso gli ultimi chilometri di questo viaggio, nel vicino Uruguay, lo stato che ci consente di parcheggiarlo con pochi problemi burocratici. Serena è già tornata a casa da Buenos Aires e io percorro i 600 km di distanza passando dalla foce dei grandi fiumi sudamericani, come il Paraná e il Rio de la Plata, per poi entrare in un nuovo paese. Faccio una pausa di una notte a Fray Bentos, sulle rive dell'immenso Rio Uruguay, confine naturale tra Argentina e appunto l'Uruguay. Un fiume che sembra un mare. La pace e la natura mi circondano dopo i tanti giorni nella città. Questa è stata l'ultima notte di un viaggio durato 4 anni. Sono in strada per Montevideo, manca ancora un'ora e mezza al destino finale. Pensate che ho fatto anche il telepass per passare in Uruguay. Ecco, infatti qui ho fatto il telepass per turisti e dovrebbe riconoscere la mia targa. Sono stracurioso di vedere se funziona. Vediamo. Ci metto un po'. Sì, ecco. In pratica i turisti possono compilare un form online e dopo 2 minuti ricevere un codice d'accesso per poi procedere immediatamente verso le barriere che si aprono riconoscendo il numero di targa. Una soluzione direi ottima. L'Uruguay in questo periodo è verdissimo, pascoli e colline rendono il paesaggio abbastanza uguale. Non mi fermerò per visitarlo. Il mio volo dal Brasile per l'Italia è tra pochi giorni. Purtroppo è arrivato il momento, la fine del nostro viaggio è questa qui. Abbiamo lasciato il van da un nostro amico. Nirvan sarà in questa casa fuori città a Montevideo, in Uruguay. Chissà quando lo verremo a prendere e chissà che cos'altro faremo. L'idea iniziale era quello di venderlo, però ci siamo resi conto che questo van per noi è un capitolo veramente importante della nostra vita e quindi lo terremo per sempre con noi. Gli addii sono sempre difficili. Nirvan, grazie di tutto. Grazie per tutto quello che ci hai fatto vedere. Ti sei comportato in una maniera impeccabile. Adesso ti riposi un po', sei tutto pulito. È arrivato il momento di spegnere questa bellissima casa.
4 anni della nostra vita sono passati qui. A presto. È difficile, è difficile. Adesso prendo l'aereo e torno in Italia. Ci vediamo. E finisce così questo viaggio sulla Panamericana. Il viaggio che doveva durare 1 anno e che ne è durati 4. Tanti sono i ricordi indelebili, le persone, i luoghi, quasi 90.000 chilometri attraversando 15 paesi americani. Dalla pandemia in Messico abbiamo cercato di raccontare la nostra storia e le nostre emozioni su questo canale e vi ringraziamo davvero tutti per il vostro coinvolgimento e per il vostro supporto. Vi abbiamo sentiti tutti molto vicino nel nostro viaggio e siamo sicuri che è stato anche lo stesso per voi. Per chi si fosse iscritto da poco tempo o chi non lo sa ancora, potrete vedere e rivedere tutto il nostro viaggio che è suddiviso in playlist, che sono delle raccolte suddivise per i paesi che abbiamo visitato. L'ordine cronologico è dettato dallo stato che abbiamo visitato. Ovviamente gli stati del Nord e del Centro America si riferiscono a episodi più vecchi, mentre gli stati del Sud America hanno episodi più recenti. Ovviamente troverete un numero dell'episodio in descrizione al video per orientarvi. Bene ragazzi, siamo davvero alla fine. Che cosa faremo adesso? Ci godiamo un po' di tempo su Nirvan 2 in Italia e poi vedremo. Sono sicuro che ci vediamo prestissimo.